una volta, tanto tempo fa, forse non così tanto tempo fa, una ragazzina che viveva con la mamma. Gli abitanti del luogo la chiamavano Cappuccetto Rosso, perché indossava spesso una mantellina col cappuccio rosso, che le piaceva così tanto. Ed era facile riconoscerla, anche quando camminava in mezzo al bosco per raccogliere fragole o nocciole. Una bella giornata fu chiamata dalla mamma che le disse: Cappuccetto Rosso, puoi portare questa cesta alla nonna che è ammalata? Le ho preparato un gustoso pranzetto con gustose ciambelle, formaggio delicato e frutta fresca. Cappuccetto prontamente si avvicinò, prese la cesta e uscì di casa. Voleva molto bene alla nonna. La mamma, salutandola, le diede pochi semplici consigli. Mi raccomando, non rivolgere la parola a nessuno, segui sempre il sentiero nel bosco e non distrarti perché la nonna ti aspetta, promesso? E Cappuccetto, alzando la mano, ripeté: promesso, mamma! E tenendo stretto il cesto, superò il giardino con lo steccato e imboccò il sentiero che conduceva dalla nonna attraverso il bosco. Canticchiando, cominciò a raccogliere i fiori da regalarle. La la la, la la la. Era così felice per la bellezza della natura che la circondava che non si accorse di due enormi occhi gialli che la spiavano dietro un cespuglio. Lei, sempre più allegra, continuava la sua passeggiata, avendo scordato i saggi consigli della mamma. Ma a un tratto fu fermata dall'apparire improvviso di un grosso lupo grigio che le chiese: dove vai, bella bambina? E lei gentilmente rispose: e vado dalla nonna che è malata. Ma tu chi sei? Cappuccetto Rosso, infatti, non aveva mai visto un lupo e lui, annusando golosamente il cesto e la ragazza, invece di rispondere, fece un'altra domanda. Che delizioso profumino! Ma scusa, sei sicura che questa sia la strada più breve per raggiungere la casa di tua nonna? Sì? Senti, facciamo una gara. Se tu facendo quel sentiero arrivi per prima, vinci un bel premio. Cappuccetto, che era ingenua, chiese: e quale premio? Il lupo prontamente rispose: non ti preoccupare, vedrai, ti divertirai tantissimo. 1, 2, partenza, via! E si mise a correre come una scheggia. Fium! Che strano, non ha detto il 3. E che scheggia quel lupo! La ragazza, anche se stupita, finì di raccogliere i fiori e riprese a camminare. Intanto il lupo, arrivato davanti alla porta della nonna, cominciò a battere rumorosamente. All'interno la nonna timidamente chiese: chi è? E il lupo, modulando la sua voce, disse: sono la tua nipotina. E la nonna aggiunse: la porta è aperta. Lui spalancò la porta e si tuffò sul letto della nonna, mangiandola con la camicia da notte, cuffietta e calzette. Gnam! Intanto Cappuccetto raggiunse la casetta della nonna e, trovando la porta aperta, entrò e si avvicinò al letto. Oh, cara nonna, hai dimenticato la porta aperta! Per fortuna sono arrivata. Come stai? E il lupo rispose con voce delicata: bene. La ragazza guardò nel letto e disse: nonna, ma che orecchie grandi hai! Il lupo, per niente turbato, rispose: è per sentirti meglio, bambina mia. La ragazza guardò meglio e aggiunse: ma
nonna, che occhi grandi hai! Il lupo, cercando di coprirsi, rispose: piccina mia, ma è per vederti meglio. Cappuccetto si avvicinò di più e vide fuori dalla coperta una grossa zampa e chiese: ma hai anche le mani grandi? Il lupo, un po' stufo, disse: hai finito di criticare? Ma cara, è per abbracciarti meglio. La ragazzina, ormai spaventata, esclamò: e che bocca grande hai! Il lupo, sfinito dalle domande, con un enorme urlo uscì dal letto e si mangiò Cappuccetto con scarpe e mantellina. E ormai si mise a russare come una motosega in funzione. Intanto il cacciatore, grande amico della nonna e dei boschi, si avvicinava cantando allegro: sono il cacciatore, il terror del predatore. Passando davanti alla casa della nonna, la chiamò: nonna, nonnina, tutto bene? Mi sa che oggi ha mangiato pesante e russa proprio di gusto. Ma aprendo bene la porta, si accorse che sul grande letto troneggiava l'immensa pancia di un enorme lupo che russava molto più forte, come se avesse inghiottito una batteria intera. Il cacciatore capì in un lampo cos'era successo. Con un coltello aprì la pancia dell'animale, da cui uscirono felicemente, anche se un po' sgualcite, Cappuccetto Rosso e la nonna. Poi le sostituì con tante grosse pietre e poi con cura ricucì la pancia, senza che il lupo si spigliasse. Ma sapete cosa fecero dopo? No, ma sono qui per dirvelo! Cappuccetto Rosso e il cacciatore spostarono il lupo ancora addormentato sotto una pianta e poi tornarono a casa dalla nonna, che intanto aveva messo in tavola tutte le deliziose bontà preparate dalla mamma di Cappuccetto Rosso, e il cacciatore e Cappuccetto e la nonna, tutti insieme, mangiarono allegramente per festeggiare il coraggioso cacciatore che le aveva salvate. Viva il cacciatore! Viva la mamma che ha preparato tutte queste bontà! Little Red Riding Hood. Once upon a time, long ago, well, maybe not so long ago, there was a little girl who lived with her mother. Local folk called her Little Red Riding Hood because she often wore a red cloak with a hood that she loved a lot. She was easy to recognize even when she was walking through the woods, picking strawberries or hazelnuts. One fine day, her mother called her and said, "Little Red Riding Hood, your grandmother isn't well. Can you take this basket to her? I've made her a delicious lunch. Tasty donuts, soft cheese, and fresh fruit." Little Red Riding Hood quickly came, took the basket, and went out. She loved her grandmother very much.
As her mother waved goodbye, she gave her some simple advice. Remember, don't talk to anyone. Always stay on the path in the woods. And don't get distracted because your grandmother is waiting for you. Promise? And Little Red Riding Hood raised her hand and said, "I promise, Mummy." Holding the basket tightly, she crossed the fenced-off garden and took the path that led through the woods to her grandmother's house. Humming, she started picking flowers to give to her grandmother. Cha-la-la, cha-la-la. She was so entranced by the beauty of all the nature around her that she didn't notice two enormous yellow eyes watching her from behind a bush. More and more happily, she went on her way, forgetting her mother's wise advice. All of a sudden, she was brought to a halt as a big grey wolf appeared and asked, "Where are you going, little girl?" She politely replied, "I'm going to my grandmother's. She's sick. But who are you?" Little Red Riding Hood had never seen a wolf before. The wolf, sniffing the basket and the girl hungrily, didn't answer, but asked another question. What a delicious smell. But are you sure this is the shortest way to your grandmother's house? Yes? Listen, let's have a race. If you take that path and get there first, you'll win a nice prize. Little Red Riding Hood was very innocent. "What prize?" she asked. Don't worry, you'll see. It'll be lots of fun. 1, 2, go! The wolf dashed off like a bolt of lightning. Whoosh! How strange! He didn't even say 3, and that wolf is so fast! The little girl was surprised, but she finished picking the flowers and carried on walking. Meanwhile, the wolf reached her grandmother's house and began knocking loudly. Inside, her grandmother timidly asked, "Who is it?" The wolf, changing his voice, said, "It's your granddaughter." The grandmother added, "Isn't the door open?" He flung open the door and pounced on the bed, gobbling up the grandmother, nightgown, bonnet and all. Meanwhile, Little Red Riding Hood reached her grandmother's cottage and, finding the door open, went in and approached the bed. "Dear grandmother, you left the door open. It's a good thing I got here. How are you?" The wolf answered in a soft voice, "I'm fine." The little girl looked at the bed and said, "Grandma, what big ears you have!" The wolf, untroubled, replied, "All the better to hear you with, my dear." The little girl looked closer and added, "Grandma, what big eyes you have!" The wolf, trying to hide, answered, "All the better to see you with, my dear." Little Red Riding Hood came even closer and noticed a great big paw sticking out from under the blanket. "But what big hands you have!" she said. The wolf, a bit irritated, said, "Have you finished criticizing? But my dear, they're all the better to hug you with." By now, the little girl was frightened. She cried out, "And what a big mouth you have!" The wolf, tired of the questions, let out a huge roar, jumped out of the bed and gobbled up Little Red Riding Hood, shoes,
cloak and all. And then, full to bursting, he flopped back onto the bed and started to snore like a chainsaw. Meanwhile, the hunter, a close friend of the grandmother and of the woods, was approaching, singing cheerfully. I am the hunting hunter. Passing by the grandmother's house, he called out, Grandmother? Grandma, is everything all right? Sounds like someone's had a great big meal. She's snoring really loudly. But as he opened the door, he saw the huge belly of an enormous wolf snoring much louder, as if he had swallowed a whole set of cooking pots. The hunter immediately realized what had happened. With a knife, he cut open the wolf's belly, and out came Little Red Riding Hood and her grandmother, happy but a bit squashed. Then he filled the wolf's belly with heavy stones and carefully sewed it up, without waking him. And do you know what they did next? No? Well, I'm here to tell you. Little Red Riding Hood and the hunter dumped the still sleeping wolf under a tree, and then returned to the grandmother's house, where she had laid out all the delicious treats prepared by Little Red Riding Hood's mother. The hunter, Little Red Riding Hood, and her grandmother all ate happily together, celebrating the brave hunter who had saved them. Hooray for the hunter! Hooray for Mummy, who made all these delicious goodies!